Bentornati amici modellisti e non solo. In questo nuovo episodio vi farò vedere come sono proseguiti i lavori per la realizzazione della CKD di Praga. In questo caso vi ricordo che è una miniserie che sto portando avanti sul canale da qualche tempo e sono già stati realizzati dei video in precedenza. Nei video precedenti abbiamo visto come realizzare la struttura della fabbrica, i prodotti utilizzati e come dipingerli. In questo brevissimo video vi farò vedere come ho proseguito i lavori, quindi ho incollato la fabbrica alla basetta che era stata realizzata in precedenza e come ho realizzato il semplice terreno su questa base. Per quanto riguarda la CKD è stata incollata con la Paltex 1000 chiodi, la colla Pattex 1000 chiodi direttamente alla basetta di legno. Questo mi ha permesso di incollarla e di fissarla in modo ottimale. Inoltre è buona questa colla perché mi dà anche la possibilità di utilizzarla quasi come fosse uno stucco. Inoltre una bella scarta vetrata ha permesso di evitare di avere degli eccessi. Il prodotto della AK che avete visto, che ho utilizzato anche già nei video precedenti, devo dirvi, è stato in questo caso importante per realizzare il terreno piatto. In questo caso un terreno piuttosto semplice, devo dirvi, che è stato realizzato solo con l'ausilio di quel prodotto della AK e con della semplice sabbia che, come vedete, è stata semplicemente fatta cadere a cascata. Poi con il blue foam avanzato dalla realizzazione della fabbrica ho cercato di far aderire quanto meglio la sabbia alla pasta della K. Ovviamente non potevo non realizzare delle semplici impronte di carro sul terreno e così ho fatto. Ho preso il mio carro che andrà poi sulla basetta e piano piano, quando il terreno era quasi asciutto, ho realizzato l'impronta. In questo caso la basetta sarà piuttosto piatta, quindi andrò ad giocare e a divertirmi semplicemente con dei contrasti chiaro-scuri. Anche in questo caso, per quanto riguarda il colore, ho fatto sì che potesse inglobare meglio la scenetta. Ho rimosso poi gli eccessi dal portone con il diluente della Vallejo e ho tirato quasi a simulare l'impolverata, anche perché sicuramente un portone del genere in una fabbrica movimentata come quella che poteva essere la CKD era sicuramente impolverato, e quindi perché non farlo impolverato? Ecco qui la risposta. Ho lavorato in questo caso utilizzando il colore che era in coppetta, quindi quel dark earth. Ho passato anche nella parte bassa del portone, che poi ho tirato quasi a rimuovere gli eccessi. Successivamente ho fatto la stessa cosa anche con il colore della Ammo, il colore che mi ha dato il contrasto che vi dicevo per la realizzazione della basetta. Quindi è un colore chiaro, in questo caso un dark yellow, un colore semplicemente che viene utilizzato anche per i mezzi tedeschi, sempre sia in Africa ma anche in continente, e che mi ha permesso quindi di avere un contrasto chiaro scuro rispetto al colore di base che avevo utilizzato in precedenza.
possiamo già vedere come effettivamente sia una basetta piuttosto piatta, devo dirvi, e con il colore chiaro ho però voluto dare anche un'impolverata molto molto leggera anche allo scafo, perché ho pensato che ovviamente questo carro andrà inglobato all'interno di una scenetta, e quindi vi consiglio di utilizzare gli stessi colori utilizzati per il terreno, perché ovviamente è brutto vedere un carro con un perfetto magari inserito in una basetta con un colore diverso rispetto al terreno. È sicuramente molto strano. Fase successiva è stata molto interessante ed è stata anche questa una prova. Ho voluto infatti utilizzare questi filtri della Ammo, uno più chiaro, questo tan che sto utilizzando qui, e uno più scuro, un dark brown che vedrete tra poco, per andare ad enfatizzare ancora di più i contrasti. Questi filtri sono dei filtri acrilici, quindi di fatto sono ovviamente non tossici, possono essere utilizzati tranquillamente in casa, hanno dei tempi di asciugatura anche piuttosto lunghi, ma sono comodi per variare il tono, soprattutto in questo caso su un terreno così piatto. Come vedete mi hanno permesso di accentuare i contrasti. Questo è il secondo filtro della MIG, sempre acrilico. In questo caso, in questo passaggio, tra l'altro, il terreno vi sembrerà lucido, ma non vi preoccupate. Infatti, una volta asciutto, questo filtro non sarà per nulla lucido, lo vedremo tra pochissimo. Ecco infatti il risultato una volta finito, il terreno è asciutto, ho già provato ad inserire quei dettagli che faranno parte della mia base, che vedremo tra l'altro nel prossimo video. Quindi per ora io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buon modellismo e ci vediamo al prossimo video. E non scordate di iscrivervi al canale. Ciao ragazzi!